Stai giocando a Cuphead e stai per distruggere la tua console? Ecco qualche consiglio sulla rabbia. Se hai mai giocato a Cuphead, hai già sicuramente capito perché ho scelto questo argomento. Cuphead è un gioco dalle dinamiche molto semplici, ma è molto complicato e abbastanza frustrante. La frustrazione inizia già all'inizio del gioco, quando impotente osservi Cuphead e Mugman andare a sfidare il diavolo nel suo casino. È lì che decidono di scommettere contro il diavolo stesso, e già sai che non finirà bene. Infatti, dopo aver perso contro il diavolo, decidono di fare un accordo con lui e portargli tutte le anime dei debitori delle 3 isole al posto della loro. E così inizia il nostro altruistico viaggio. Il videogioco è suddiviso in 3 isole, ognuna con una sua specifica funzione. La prima isola, infatti, serve proprio per farti familiarizzare con le dinamiche del gioco. Affronterai qualche boss, ma non troppo difficile. Perderai qualche volta, ma qualche volta riuscirai anche a sconfiggere gli avversari al primo tentativo. In questa isola, quindi, familiarizzerai con i comandi e anche con la tua rabbia repressa. Ed ecco la prima lezione che ci dà Cuphead. Il primo passo per affrontare le nostre emozioni negative è conoscerle. Insomma, in questa prima isola imparerai a familiarizzare con le tue emozioni negative, rabbia, tristezza e frustrazione. Lo farai a piccole dosi e non molto intense. Questo ti permetterà di iniziare a incanalare le tue emozioni e imparare a gestirle. In questo modo avrai l'occasione di imparare a sfruttarle a tuo vantaggio. Ma perché è così importante questo passaggio? Beh, le emozioni negative non sono sempre facili da gestire e se lasciate andare libere possono essere molto distruttive. Infatti, la rabbia ti rende infelice, fa abbassare le difese immunitarie, aumenta lo stress. Oltretutto, se sei arrabbiato spesso, hai anche più possibilità di sviluppare malattie cardiache, insomma, un gran casino. Per questo è importante imparare a conoscere se stessi e imparare a conoscere le proprie emozioni, per sapere come gestirle. Quindi, il motto della prima isola Inkwell è: nel corso della tua vita ti arrabbierai spesso, quindi impara a riconoscere la tua rabbia sul nascere e impara a gestirla al meglio. E così iniziamo ad esplorare la seconda isola Inkwell. A questo punto avrai già un'idea più chiara di cosa ti aspetta durante il gioco e sai che sicuramente prima o poi ti arrabbierai. Quindi quello che puoi fare è affrontare un boss alla volta, con calma e senza alimentare la tua rabbia. Quando senti che stai iniziando ad odiare il gioco e che stai iniziando a sviluppare quella voglia di spaccare tutto, fermati un secondo. Prenditi una pausa, prendi il tuo controller e appoggialo dolcemente sulla scrivania. E poi alzati, fai una tisana, prenditi una pausa, bevi un bicchiere d'acqua, ma stacca. Non alimentare la tua rabbia e non aspettare che cresca a dismisura fino a prendere il monopolio della tua mente. Prenditi una pausa ed escludi dai tuoi pensieri quel maledetto drago verde per qualche minuto e inizia a riflettere sui tuoi sentimenti. Tu non sei la tua rabbia. La tua rabbia è una semplice risposta emotiva ad una situazione difficile che stai affrontando. La tua rabbia libera tantissima energia che è difficile da controllare, quindi è inutile continuare a riprovare e riprovare ossessivamente a sconfiggere quel drago verde. L'unica cosa che otterrai in questo modo sarà farti ripetere dalla faccia nello stagno quante volte hai fallito e quante volte sei perito. No, decisamente non è piacevole essere messi davanti al numero esatto dei propri fallimenti. Quindi la cosa migliore da fare quando sei arrabbiato è fermarti, darti una calmata, fare qualche respiro e poi, con più calma, riprendere quello che stavi facendo. Una volta superata la seconda isola, avrai a che fare con la terza. Possiamo paragonare le varie isole ai vari stadi della rabbia. Se nella prima isola hai imparato a conoscere la tua rabbia e nella seconda isola hai imparato a non farti possedere da essa, adesso, nella terza isola, è ora di imparare a sfogarla. L'esempio più classico di un gamer che sfoga la sua rabbia è quello dell'adesione all'antica usanza del lancio del controller. Nei veterani, questa antica usanza prevede di direzionare il controller esattamente contro lo schermo o contro la propria console, creando un'esplosione di emozioni e anche di componenti che evolve velocemente in uno stato di shock, durante il quale il gamer si rende conto di aver fatto una gran cazzata. Lo so, la terza isola è complicata. Tra l'ape regina e il robot non so che cosa odiate di più. Ma Cuphead è davvero un bel gioco. Lo so, spesso ti ritroverai a girare per l'isola cercando di capire qual è il boss più facile da sconfiggere e cercando di non sbroccare di brutto. In questi momenti ti ritroverai lì a borbottare su quanto il gioco fa schifo, ma fidati, non è così, hai solo bisogno di sfogare la tua rabbia e la tua frustrazione in modo fisico. La tua rabbia ha bisogno di essere espressa.
Se te la tieni dentro, non farà altro che creare disagio, renderti instabile, logorarti e attirare ancora più rabbia. Quindi sfogati. E no, non sul controller, ci sono modi molto migliori. Per esempio, puoi banalmente prendere a pugno un cuscino, o urlare in una stanza, magari nel cuscino, così i vicini non ti prendono per pazzi, oppure uscire e farti una corsa. Insomma, trova il modo di far defluire la tua rabbia, senza danneggiare oggetti preziosi, te stesso o chi ti sta intorno. E ora, che pensi di essere arrivato al culmine, ti manca ancora il diavolo e i suoi collaboratori. Già, non è affatto semplice e nella mia esperienza direi che avrai bisogno di sfogare la tua rabbia almeno una volta o due. A questo punto tieni a mente due cose. 1. La rabbia può essere una forza costruttiva o distruttiva. 2. La rabbia è un'emozione attiva che ti spinge ad agire. Quindi sfoga il grosso della tua rabbia in una maniera consapevole. Ricorda la faccenda del controller. E usa l'energia che ti rimane in circolo per fare qualcosa di grandioso. Tipo sconfiggere il diavolo. Ricordati che più è difficile quello che stai facendo e più sarà grande la soddisfazione per essere riuscita a farlo. Beh, se poi non riesci ad arrivarci in fondo, non c'è nessuna vergogna. Insomma, è il diavolo in persona. Se sei arrivato fino lì, significa che hai sconfitto tutti i boss e concluso tutte le run and gun. Insomma, hai tutto il diritto di sentirti appagato per i risultati che hai già raggiunto. Ora vorrei concludere con una riflessione. Quando ci ritroviamo ad avere a che fare con giochi così difficili, spesso dimentichiamo che i videogiochi sono principalmente un piacere. Magari hai iniziato a giocare perché volevi svagarti, divertirti o staccare. Ma ad un certo punto, quando il gioco diventa difficile, l'unica cosa che diventa facile è iniziare ad affrontarlo come un dovere, senza nemmeno godertelo più. Quando ti rendi conto che stai facendo questo, fermati un attimo e inizia a pensare a quanto ami i videogiochi e torna a giocare nella consapevolezza che quello è ciò che ami fare. Spero che tu possa aver trovato questi consigli utili. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e qual è il modo migliore per te per sfogare la rabbia. Noi ci vediamo nel prossimo video. Se vuoi conoscermi meglio, visita il mio blog o i social network cliccando nei link in descrizione e iscriviti al canale per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.